Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua piccola, media azienda o organizzazione a fare decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro un caso di marketing. Obiettivo: valutare la prestazione dei clienti potenzialmente interessati assegnati a un gruppo di rappresentanti vendite. Potenzialmente la persona vuole paragonare quello che i chimici chiamano un bianco oppure un gruppo di controllo rispetto a un gruppo che ha ricevuto un trattamento. Il trattamento in questo caso è avere dei rappresentanti di vendita. L'azienda in questione vuole vedere un lift, che è un termine tecnico del marketing che ha a che fare con una statistica descrittiva. Io ho fatto un po' di testa mia e vedrà anche perché. Vogliono vedere se continueranno a vedere un forte lift e valutare se hanno bisogno di ulteriori responsabili vendite. Qui dà una serie di domande: il volume del lift contro le vendite, contro il gruppo di controllo a 30, 60, 90 giorni, eccetera. Quanti lead o potenziali clienti interessati ha bisogno un rappresentante vendite ogni mese per avere almeno $90.000 di eccetera eccetera. Volume lift per lead a 30 giorni per settembre-ottobre e quali sono le tue ipotesi per quanto riguarda i fattori che controllano la tendenza del lift se paragonato al gruppo di controllo in quel periodo. Poi c'è qualcosa che suggeriresti testare o cambiare riguardo il processo di vendita per migliorare questa metrica, ossia il lift? Io risponderò non in maniera precisa ma in maniera generica. Dunque, ho portato i dati su Tableau, che mi sembra la maniera più rapida per fare questo tipo di analisi. Per prima cosa ho fatto questo tipo di grafico, che è, se vogliamo, uno statistica test grafico. Qua abbiamo il valore dei volumi nel gruppo di controllo per mese e poi anche per il gruppo assegnato ai responsabili vendite. Qui si vede, non serve neanche la statistica, si vede a occhio che c'è una differenza abissale e come vedi addirittura questa differenza aumenta in funzione del tempo. Qui ho fatto la stessa cosa ma facendo una specie di analisi delle coorti. Abbiamo sull'asse orizzontale delle X i giorni dall'iscrizione e sull'asse verticale delle Y il volume delle vendite dal giorno di iscrizione. In blu abbiamo il gruppo controllo, in arancione il gruppo assegnato al rappresentante vendite e anche qui non c'è proprio paragone. Poi io ho voluto sottolineare anche i mesi tramite la forma, questo andamento, e vedi cosa? Che maggiore il mese, maggiore sono le vendite anche per il gruppo di controllo. Questa è una cosa interessante da studiare, ma non abbiamo abbastanza variabili. Poi come vedi abbiamo anche un cambiamento di tendenza rispetto al mese, nel senso che qui è lineare, qui inizia già a diventare un'altra cosa, qua è proprio esponenziale. È molto interessante da notare e significa che hanno lavorato bene. E anche qui il paragone fra i due gruppi non lascia spazio a dubbi, non serve lo statistica test. E infine ho fatto un cruscotto riassuntivo che non va a rispondere però a questa cosa qui, nel senso io non me la sento di dire che con l'ultimo mese continueranno a vedere questo forte lift, perché nella natura delle cose la crescita esponenziale infinita non esiste. Probabilmente questo qui sarà una crescita logistica o a essa allungata e a un certo punto satureranno il mercato in qualche maniera o satureranno i rappresentanti di vendite. Vedi che allora da qui a qui c'è un passo, c'è un'inclinazione molto forte a 60 gradi, da qui a qui già siamo a 45 e lo stesso discorso vale anche negli altri casi, tranne che per agosto. Quindi io sicuramente ho risposto a questa domanda in due modi diversi, che ha a che fare con la caratterizzazione delle tendenze. Su questa domanda servirebbe capire anche la stagionalità delle vendite, se questo tipo di attività economica ce l'ha. Poi il mio sospetto è che
Il gruppo vendite in un certo senso ha alzato anche quelle che sono le vendite nel gruppo controllo. Vuoi per passaparola, vuoi per altri motivi che con questi dati non posso vedere, io ho questa ipotesi. Io ho quest'ultima domanda, ossia come cambierei il processo di vendite per aumentare ancora di più il lift, non posso rispondere da statistico. Primo mi servono più dati sull'azienda piuttosto che sull'organico, piuttosto che sulle risorse che usano. L'unica cosa che posso dire su questa cosa è una cosa che ho già detto, ossia non aspettarsi a lungo un tipo di crescita di questo tipo, perché prima o poi si normalizzerà. Qui, ripeto, abbiamo una cosa a una crescita a 45 gradi, qui ce l'abbiamo sopra i 60, prima o poi tenderà ad arrivare a 0 gradi in maniera graduale. Io, da quanto ne so di marketing, a un certo punto non ti servono più rappresentanti vendite, ma automazioni di vario tipo, email con i cosiddetti imbuti, automazioni, insomma, l'imprenditore o l'addetto può creare tramite il CRM che utilizza, HubSpot piuttosto che ActiveCampaign, piuttosto che tanti altri. Ma quello, ripeto, non è il mio lavoro, quindi io non, lo sto buttando lì. A me sinceramente, allora io capisco che comunque ognuno ha il suo mestiere, quindi queste persone si occupano di marketing, avevano queste domande relative ai loro dati, però a me sembra strano che con delle cose così che a me sembrano lampanti, queste persone hanno, o comunque questa azienda ha avuto questa richiesta. Se anche tu vuoi valutare i risultati di un esperimento dove hai un gruppo di controllo e un gruppo di trattamento, mi puoi contattare controllando che hai i dati puliti e soprattutto abbastanza dati e ci metteremo d'accordo. Ciao!